Ciao, oggi parleremo dell'attivazione e uso del servizio Oreca. In realtà per l'utilizzo del servizio Oreca è importante avere almeno due elementi. Numero 1, un account di MySilla Cloud e a quell'account avere aggiunto almeno un dispositivo di ricarica Prism Solar che sia di ultima generazione, cioè che abbia integrato il sensore RFID e anche un set di card RFID. Queste card devono essere associate e attivate con la procedura che vi spiegherò più avanti. Per capire come usare la web app di MySilla Cloud c'è un tutorial che spiega il suo utilizzo. Potete trovare il link del tutorial e anche nella descrizione di questo video. Una volta su MySilla Cloud dobbiamo cliccare sul menu nella parte destra superiore della dashboard e scegliere il servizio Oreca. Clicchiamo sul pulsante Attiva oggi, controlliamo le specifiche che riguardano il servizio Oreca e quindi clicchiamo su Attiva adesso. Passiamo all'impostazione del profilo del servizio Oreca. Profilo. In quella sezione troviamo le caratteristiche del nostro account MySilla Cloud. Scorrendo verso il basso troviamo la sezione Impostazioni Oreca, dove possiamo aggiungere i seguenti dati: indirizzo completo, un'email, la partita IVA, telefono, cellulare e il prezzo stabilito da noi in euro per ogni kilowattora erogato. Questi dati saranno utilizzati come intestazione stampa sui report prodotti da Oreca e verranno visualizzati nella ricevuta non fiscale di ogni ricarica in formato PDF. Invece, nella parte Impostazioni Report possiamo aggiungere un'immagine, tipo il logo della nostra azienda, così come possiamo vedere un'anteprima del piedipagina del report che eventualmente ci servirà per conteggiare il numero di ricariche erogate ai nostri utenti. Per controllare la quantità di sezioni di ricarica vengono utilizzate le card RFID. Ogni card RFID ha un numero seriale di riferimento univoco che ci permette di individuare ogni ricarica realizzata da ogni utente. Vediamo come associare le card RFID. Per utilizzare queste card è importante associare una ad una il servizio Oreca. Per farlo dobbiamo spostarci nella parte inferiore dove troviamo la sezione Gestione Card. Lì clicchiamo il pulsante Aggiungi card, dove dovremo selezionare il nome del Prism da associare, scrivere il codice seriale della card da associare, sempre, il nome o numero personalizzato di quella card, cioè quello che desideriamo assegnare a quella card, che possiamo anche scrivere sulla card con una penna, molto comodo. Dopodiché selezioniamo dal menu a tendina lo stato della card, ossia se resterà abilitata o meno. E una volta finito dobbiamo cliccare sul pulsante Associa. Andiamo a vedere l'elenco delle ricariche utilizzando il servizio Oreca. Per vedere l'elenco delle ricariche realizzate con la modalità Oreca, torniamo alla voce del menu Servizio Oreca. Verrà mostrata l'informazione riferita al dispositivo Prism scelto da questo menu a tendina. Possiamo filtrare per data scegliendo dal filtro con i calendari, dove troveremo una tabella che ci informa di il numero seriale RFID, data e ora di inizio della ricarica, la data e ora di fine di ricarica, il riferimento, la quantità di energia erogata per sezione in kilowattora, così come l'importo in euro. Cliccando sulla matita posizionata accanto possiamo aggiungere un riferimento per ogni sezione di ricarica e se serve possiamo eliminarle cliccando sull'icona del cestino oppure cliccare sull'icona della stampante e ottenere così uno scontrino non fiscale che corrisponde alla sezione di ricarica scelta. Detto questo, abbiamo alcuni dettagli importanti. Il servizio Oreca può essere attivato solo su Prism Solar monofase o Prism Solar trifase. Non è disponibile per Prism Basic. Il servizio Oreca richiede che Prism Solar monofase o trifase sia connesso alla rete internet, visto che non può funzionare in assenza di questa. E non è possibile generare scontrini fiscali. Ricordiamo che il servizio è gratuito al 100% ed è attivabile in qualsiasi istante. Se avete domande al riguardo, potete sempre chattare con uno dei nostri operatori direttamente dal nostro sito internet silla.industries, oppure, se è più comodo per voi, semplicemente inviateci un messaggio privato su qualsiasi dei nostri social.